500 video. All'inizio, giuro, pensavo fosse solo un traguardo tecnico. Ero convinto che a 500 video avrei capito come dominare l'algoritmo, come scrivere titoli che spaccano e montare roba da professionista di Hollywood. E per carità, qualcosa l'ho imparata, ma la verità che nessuno ti dice, quella che ha ribaltato non solo il mio canale, ma la mia vita, non c'entra niente con le views o gli iscritti. In questo video ti svelo le lezioni più scomode, ma anche quelle più potenti che ho scoperto su di me, sulla disciplina e perfino sulla felicità semplicemente stando qui, con una telecamera puntata in faccia. Sì, ho caricato più di 500 video. In questo tempo sono passato da fasi di euforia pura, dove ogni notifica era una scarica di adrenalina, a momenti di buio totale, dove mi chiedevo «Ma chi me lo fa fare?». In questo viaggio ho scoperto 5 verità sulla crescita che vanno ben oltre le visualizzazioni e che nessuno ti racconta. Non parlano di tecnica, non parlano di SEO, parlano della trasformazione personale che scatta quando ti metti a nudo, un video dopo l'altro. Se anche tu stai facendo un percorso creativo o semplicemente vuoi sbirciare dietro le quinte, forse queste lezioni possono darti una mano. E se questi temi ti risuonano, magari considera di iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video. La prima e forse anche la più brutale verità che ho dovuto ingoiare è questa: la motivazione è un amante inaffidabile. Arriva all'improvviso, ti gasa, ti fa sentire onnipotente, poi puff, sparisce senza salutare. All'inizio lavoravo solo quando mi sentivo ispirato. Aspettavo l'idea geniale, l'entusiasmo travolgente. Il risultato? Incostanza totale. Settimane di silenzio seguite da raffiche di video fatti in preda all'euforia. Il canale non cresceva, ma la mia frustrazione sì. La svolta c'è stata quando ho smesso di aspettare la motivazione e ho iniziato a costruire la disciplina. Ho capito che dovevo trattare YouTube come un lavoro, anche quando non mi pagava l'affitto. Mi sono dato una routine. Lunedì si scrive, mercoledì si gira, venerdì si monta. Anche quando non ne avevo la minima voglia, anche quando mi sembrava di non avere niente da dire. Ho imparato a presentarmi puntuale all'appuntamento con me stesso e con chi mi seguiva. È stato difficilissimo. Davvero. Ci sono stati giorni in cui ho registrato con la stessa gioia con cui si va dal dentista. Ma poi è successa una magia. È l'azione che genera motivazione, non il contrario. Una volta superata quella resistenza iniziale, l'energia tornava. Quindi, il consiglio spassionato è questo: non aspettare di sentirti pronto o ispirato. La creatività non è un fulmine, è un muscolo. Costruisci una routine, anche minuscola, e rispettala. Un video a settimana, mezz'ora di scrittura al giorno. Sii costante, non perfetto. E fidati, la disciplina ti porterà molto più lontano di qualsiasi fiammata di motivazione passeggera. All'inizio la cosa più semplice da fare è quella di guardare gli altri, i creator di successo, e magari cercare di essere come loro, copiare le loro frasi, il loro ritmo, provare a scimmiottare il loro stile. Spesso si è convinti che c'è una formula segreta, un modo giusto di stare davanti alla telecamera. E spesso ci si costruisce un personaggio più sicuro, più brillante, più youtuber. Ma questa è una fatica immane, ogni video è una recita e appena spegni la telecamera ti senti un impostore. E la cosa peggiore? Non funziona, la gente lo sente la finzione anche a chilometri di distanza e i commenti di solito sono freddi perché non esiste una vera connessione. Un giorno, dopo un video che è andato veramente molto male, ero a pezzi. Ho deciso di fregarmene però e di girare un video parlando proprio di quello. Della mia frustrazione, della sindrome dell'impostore, della paura di non essere abbastanza bravo. Ero terrorizzato prima di cliccare pubblica. Pensavo, ecco, adesso capiranno tutti che sono un bluff. E invece è successo l'imprevedibile. Quel video è stato inondato da tanto supporto che non avevo mai visto prima. Commenti e messaggi di persone che dicevano esattamente come mi sento io. Lì ho capito, l'autenticità non è una tattica di marketing per sembrare veri, è smettere di recitare e darsi il permesso di essere imperfetti, vulnerabili o semplicemente umani. La vera forza sta nel mostrare le proprie crepe. Ho iniziato a parlare dei miei dubbi, dei miei fallimenti, delle mie paure e ho scoperto che erano proprio quelle crepe a far passare la luce e a creare un legame vero con le persone. Quindi non devi essere perfetto, devi essere sincero. Essere te stesso non è solo un bel consiglio, è l'unica strada per non impazzire e per costruire qualcosa che duri. Ah, il mio primo commento negativo. Te lo ricordi? Io sì, perfettamente. Mi ha rovinato la giornata, anzi, la settimana. L'ho letto e riletto decine di volte, ossessionato, cercando di capire dove avessi sbagliato. All'inizio ogni critica era una pugnalata, un insulto personale al mio impegno e alla mia passione.
Le mie reazioni erano due: o chiudermi a riccio e pensare quindi di mollare tutto, oppure rispondere per le rime, finendo in discussioni infinite e tossiche. Col tempo e dopo centinaia di commenti ho sviluppato una specie di corazza, ma non come pensi, non è che sia diventato insensibile. Ho semplicemente imparato a fare una distinzione chiave, quella tra critica costruttiva e odio gratuito. C'è chi ti critica perché vuole aiutarti. Guarda che l'audio si sente male, questo punto non l'ho capito bene. E poi c'è chi ti insulta solo per sfogare la propria rabbia su di te. Ho imparato a ringraziare di cuore i primi e a ignorare, bloccare e dimenticare i secondi. La lezione più grande è stata capire che non puoi controllare quello che dicono gli altri, ma puoi controllare al 100% come reagisci tu. Rispondere a un hater è come giocare una partita a scacchi con un piccione. Che esempio! Non importa quanto tu sia bravo, lui rovescerà i pezzi, cagherà sulla scacchiera e se ne andrà pavoneggiandosi come se avesse vinto. Non ne vale la pena. La tua energia mentale è la risorsa più preziosa che hai. Sprecarla per chi vuole solo demolirti è il regalo più grande che gli puoi fare. Ho imparato a non prendere tutto sul personale. Spesso quei commenti dicono molto più su chi li scrive che su di te. Respira e chiediti: posso imparare qualcosa da questo? Se la risposta è no, cancella, blocca e vai avanti. Quando ho iniziato, tanti anni fa, ero ossessionato dalla tecnica. Passavo ore a guardare recensioni di videocamere, di microfoni, di luci. Ero convinto che per fare un video di qualità servisse un'attrezzatura da migliaia di euro. Ho perso mesi a procrastinare perché non avevo la telecamera giusta o non sapevo usare quel software super professionale. Ma quel perfezionismo tecnico era solo una scusa. Era un modo elegante per mascherare la paura di iniziare e la paura del giudizio. E la cosa comica? I video, quelli fatti con l'attrezzatura più figa all'inizio, erano un disastro. Belli da vedere, forse, ma completamente vuoti. Senza anima. Il messaggio era debole e io ero impacciato. Al contrario, alcuni dei video che hanno più avuto impatto li ho girati con una videocamera magari meno professionale, con una luce meno professionale, un microfono economico. Perché? Perché quel giorno avevo qualcosa di importante da dire. E l'ho detto col cuore. Ho imparato che la qualità di un video non sta nella risoluzione 4K, ma sta nella qualità dell'idea. Non sta negli effetti speciali, ma nel valore che dai. Certo, ovviamente l'audio deve essere pulito e il video non deve far venire il mal di testa a chi lo sta guardando, ma per quello basta molto meno di quanto credi. Una buona luce e un microfono decente sono molto più importanti di una videocamera super costosa. La tecnica deve servire al messaggio, non al contrario. Se ti stai bloccando perché non hai l'attrezzatura giusta, ti stai solo raccontando una bugia. Inizia con quello che hai. Il tuo messaggio è più importante della tua telecamera. Alla fine è il contenuto che vince sulla forma, sempre. E questa è la lezione finale, quella che racchiude un po' tutte. All'inizio, come chiunque, inseguivo i numeri. Controllavo i dati delle analytics decine di volte al giorno. Ogni iscritto in più era una vittoria, ogni video con poche views un fallimento. Il mio valore come persona era legato al rendimento del canale. Se un video andava bene, io stavo bene. Se andava male, io ero un fallito. È una trappola mortale che ti porta dritto al burnout. Dopo più di 500 video ho capito che il vero successo non si misura in iscritti o visualizzazioni. Quelli sono una conseguenza, non sono l'obiettivo. Il vero premio di questo viaggio è la persona che sei costretto a diventare per farcela. Questo percorso ti sbatte in faccia le tue paure più grandi, come per esempio la paura di non essere abbastanza, la paura del giudizio, la paura di fallire. Ti costringe a diventare disciplinato, resiliente e consapevole. Ti insegna a comunicare meglio, ad ascoltare e soprattutto a dare un ordine ai tuoi pensieri. La persona che ha iniziato questo canale più di 500 video fa non esiste più. Al suo posto c'è una versione di me più forte, più consapevole e paradossalmente più umile. Ho imparato a chiedermi: perché lo faccio? Cosa voglio davvero? E la risposta ovviamente non è avere successo, perché non significa niente. È esprimermi, connettermi, imparare. Il vero traguardo non è raggiungere il 1.000.000 di iscritti e ricevere da YouTube quel pezzo di plastica che lo attesta, ma è guardarsi indietro, vedere la strada che hai fatto, non sul contatore di YouTube, ma dentro di te. E leggere il messaggio di qualcuno che ti scrive: grazie a te ho trovato il coraggio di iniziare. E capire che nel tuo piccolo hai lasciato un segno. Quindi alla fine che cosa ho imparato dopo più di 500 video? Che la motivazione va e viene, ma la disciplina resta. Che l'autenticità non è una scelta, ma è l'unica opzione. Che la tua reazione alle critiche definisce chi sei.
che le idee valgono infinitamente più della tecnica e soprattutto che YouTube può essere una delle più potenti palestre di crescita personale che esistano, se glielo permetti. Questo viaggio mi ha cambiato. Non è stato facile, lo ammetto, e non è ancora finito tra l'altro. Ma oggi so che il valore vero non sta nei numeri sullo schermo, ma nella persona che diventi quando la telecamera si spegne. E ora vorrei chiederlo a te, che tu sia un creator o stia semplicemente facendo la tua strada, qual è la lezione più importante che hai imparato finora nel tuo percorso? Non deve essere nulla di epocale, ma anche una piccola consapevolezza. Mi piacerebbe un sacco leggerti nei commenti e chiacchierarne insieme. Grazie per essere arrivato fin qui.